Ciao, come state? Spero tutto bene! Nel tutorial di oggi vi mostro come ho riutilizzato una vecchia pentola che però prima ho rinnovato decorandola. La nuova casseruola così decorata sarà poi perfetta come idea di decorazione per la casa, ma anche come splendida idea regalo. Seguitemi passo passo per scoprire tutte le fasi della realizzazione, ma soprattutto per scoprire tutti i miei trucchetti, segreti e consigli per riuscire a realizzare il progetto al meglio anche voi. Scrivetemi qui sotto se avete domande o dubbi e io, come sapete, come sempre sarò lieta di rispondervi. Se vi piacciono tutorial come questo, vi consiglio di iscrivervi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Rosalia Mendola e mando un saluto speciale a Danila Fata Turchina, che dopo tanto tempo sono stata davvero contenta di risentire. Se volete essere salutati anche voi, lasciatemi la vostra richiesta con un commento sotto a questo video. Ora passiamo al tutorial. Seguitemi! Avevo questa casseruola vecchia e rovinata, dalla quale aveva anche iniziato a staccarsi il rivestimento antiaderente. Per prima cosa ho eliminato la pellicola antiaderente dai bordi usando della carta vetrata a grana grossa, che poi ho usato anche per grattare l'interno. Rendere ruvido l'interno della pentola mi permetterà in seguito di dare una mano di aggrappante senza rischiare che scivoli via dalla pellicola antiaderente. Passo la carta vetrata anche sulla parete esterna della pentola. Ora uso un panno bagnato all'interno e all'esterno della pentola per pulirla, eliminando i residui di polvere. Passo su tutta la superficie una mano di gesso acrilico bianco che mi servirà sia come aggrappante che per schiarire il colore della pentola, che ora è scura. Dapprima stendo il colore con il pennello, poi passo un piccolo rullo spugna per eliminare le righe del pennello. Una volta asciutto il gesso, dipingo la pentola con colori acrilici. Si possono usare i colori acrilici per così dire normali, quelli classici nel tubetto, quelli brillanti. Io però preferisco usare chalk paint perché è un tipo di pittura che sono sicura che si aggrappa bene su questo tipo di superficie. Anche in questo caso prima stendo il colore con il pennello, poi passo con la spugna per eliminare le righe. Per l'esterno uso un rosa tenue. Per l'interno della pentola invece uso un verde pastello. Dopo aver fatto asciugare bene la pittura, passo una seconda mano di entrambi i colori per ottenere un maggiore effetto coprente. Intanto stampo delle immagini di foglie dal web. Nella descrizione trovate il link del sito dal quale le ho scaricate, in modo che se vi piacciono poi potete scaricarle e stamparle anche voi. Queste immagini sono molto belle ma ricche di piccoli dettagli. Per ritagliarle, al posto delle forbicine uso un taglierino appuntito, facendo comunque attenzione a non tagliare per sbaglio le foglie più sottili. Guardate com'è bella la pentola dopo 2 mani di colori chalk paint. Non sembra neanche più la stessa. Ora diluisco 2 parti di colla vinilica con una parte di acqua e mescolo bene. Stendo con il pennello uno strato di colla e incollo le immagini, sulle quali passo della colla vinilica come strato protettivo. Premo bene con il pennello per far uscire le eventuali bolle d'aria intrappolate fra l'immagine e la pentola.
Infine ricopro l'intera superficie della pentola con la colla vinilica diluita e faccio asciugare bene. Voglio aggiungere una decorazione in rilievo e per farlo userò uno stencil. Applico quindi lo stencil alla pentola usando dello scotch di carta. Come avrete visto avevo i pezzettini di scotch di carta attaccati sulla mano. Ho fatto questo per scaricare un po' di potere adesivo dello scotch per non rischiare che quando lo toglierò dalla pentola si porti via della vernice. Con una spatolina applico un sottile strato di medium per rilievo in gel a cui do una forma irregolare. Io aggiungo anche questa decorazione perché voglio un effetto finale meno piatto, diciamo un po' più movimentato. Chiaramente, se preferite, potete lasciare la pentola così com'è perché comunque è bellissima, a mio avviso. Questo gel si comporta come la colla vinilica. Anche se da bagnato lo vedete bianco, una volta asciutto diventa trasparente. Per applicare il gel ne prendo un po' con la spatolina e lo stendo sullo stencil tirandolo bene per eliminare l'eccedenza in superficie. Una volta soddisfatta tolgo lo stencil con un unico movimento deciso, poi lascio asciugare la decorazione fino al giorno dopo. Come vedete la decorazione è diventata completamente trasparente. Per proteggere interno ed esterno della pentola uso della vernice trasparente tipo flatting. Questa vernice è a base d'acqua e, al contrario del flatting, non ha la tendenza a ingiallire. Stendo la vernice con un pennello spugna. Visto che il pennello spugna ha comunque lasciato delle righe evidenti sul lavoro, rifinisco la superficie con il rullo spugna. Sotto al bordo della pentola attacco una striscia di scotch di carta dopo averlo scaricato dalla colla come vi ho mostrato in precedenza. Ora sul bordo stendo della vernice dorata. Tolgo subito lo scotch e prima del passaggio finale lascio asciugare bene anche la vernice dorata. Come passaggio finale uso della cera scura per ricoprire l'intera superficie esterna della pentola. Per farlo mi aiuto con un panno. La cera scura mi permetterà anche di far risaltare la decorazione in rilievo, ma quello che voglio è un lieve effetto anticato, quindi non lascio in posa la cera ma procedo a eliminare quasi subito l'eccesso con un panno pulito. La pentola è finita e io sono davvero contenta del risultato. Io la riutilizzerò come coprivaso. Voi per cosa la riutilizzereste? Io vi ringrazio per aver guardato il video fino qua e spero anche che questo video di riciclo creativo vi sia piaciuto. Spero che questo tutorial vi sia stato utile magari per imparare qualcosa di nuovo o anche solo per prendere qualche spunto. Se decorerete anche voi una pentola in questo modo fatemi sapere qui sotto com'è andata. Io vi aspetto anche su Facebook e su Instagram dove condivido progetti e lavori che non trovate qua su YouTube. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi il vostro like, condividetelo con le vostre amicizie su Facebook e vi ricordo che potete anche iscrivervi al canale cliccando su iscriviti e sulla campanella, in modo da non perdervi nessuno dei prossimi video. Il prossimo appuntamento è fra pochi giorni con un nuovo tutorial e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!